Io dicevo sempre che serve il videotape. Beh, intanto facciamo la controinformazione, cioè se non sai i fatti, se non sai le cose, se non ami anche le cose, è difficile che poi si produca coscienza, perché la coscienza riflette ciò che viene conosciuto. Quindi diciamo che la prima cosa da fare evidentemente è far conoscere contro un potere che invece cerca di censurare, di fare fumo, Perché il sindaco di di Milano nascondere. decide, i prefetti di Milano decidono che un altro centro sociale, un'altra casa devono essere sgomberati in qualche modo, che non hanno diritto, non hanno legalità, non hanno titolo per stare dove stanno, no, e allora non funziona così. La resistenza che cos'è? La resistenza è appunto come i centri sociali, dicevamo ieri, no? Tu la notte c'hai gli incubi, alle 5 arrivano i carabinieri e devi difendere il tuo territorio. Poi questo territorio, se riesci a mantenere le posizioni, lo puoi fare bellissimo, ci puoi fare delle cose straordinarie. Un posto dove a differenza dei quartieri dell'Interland, delle periferie, eccetera, ci sia amore invece che odio, ci sia conoscenza invece che ignoranza totale del proprio dirimpettaio, che quando esci di casa la mattina cerchi di non incontrare lo sguardo di quello che abita vicino a te, eccetera. Ecco. A me questo sembrerebbe già un bel motivo. Ecco. Se e quando questo sgombero avrà luogo, se oggi, questa notte, domani mattina, sicuramente sarà un quartiere molto più povero, un quartiere in cui la gente dovrà interrogarsi anche se il nemico era realmente il centro sociale per quelli che magari gli dava fastidio il rumore, o forse chi vendeva eroina nel quartiere, se il nemico era realmente i giovani vestiti a punk o la polizia che ti ferma all'angolo della strada, se il nemico da combattere era non so, qualcuno che aveva degli stili di vita diversi da loro, il fatto stesso che tra di loro all'interno dello stesso Non condominio. so se si può chiamare resistenza, la resistenza non è necessariamente erigere barricate, ma anche essere capaci di conquistare quell'umanità, quella totalità della vita. C'è chi fa il teatro, c'è chi fa delle operazioni più serie, chi lavora con i matti, insomma, c'è pure chi fa il cinema, il video, ci sono molte attività in cui però io sento che è lì che bisogna andare a cercare quello di cui è stato privato il mondo, ecco, nella vita reale. È lì che, insomma, quando, c'è una frase famosa che non so se era scritta per Niolo, è quando i processi rivoluzionari falliscono nella vita che l'attività creativa ripiega sull'attività artistica. L'arte è sempre un fallimento rispetto ai grandi progetti. Diventa l'opera d'arte, diventa appunto l'uccellino in gabbia che canta, ma questo canto non ha la forza di rompere le sbarre della gabbia. Questo mi pareva il punto e il vero nocciolo della questione sta lì, nella nostra capacità a trasformare i desideri in vita, in realtà, la nostra capacità di trasformare la realtà. E questo Zavattini poi alla fine predicava, che nessuno ha mai voluto capire perché nessuno ha mai avuto coraggio di cambiare la propria esistenza o quella degli altri, quelli che gli stanno intorno, eccetera. Come